Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi. Oggi vi mostrerò come realizzare un contouring, in particolare per la mia forma del viso, quindi un po' ovale, un viso un po' lungo, ma ovviamente vi spiegherò anche come modificarlo in base alle vostre esigenze e alla vostra forma del viso. Sto utilizzando un prodotto in crema, anche se il contouring può essere realizzato direttamente con un prodotto in polvere con la base settata con la cipria. In questo caso ovviamente la base non è settata, quindi con la cipria, e sto andando ad applicare il prodotto in crema a partire, diciamo, dall'inizio dell'orecchio. Creo una linea discendente verso le labbra, ma verso la fine la faccio risalire verso il naso. Perché? Perché voglio creare questa sorta di virgola che appunto dia l'idea, diciamo, che il mio zigomo è più sostenuto, perché spesso chi ha il viso così lungo ha anche gli zigomi molto bassi. Come vedete sto sfumando il prodotto verso l'alto e non vi preoccupate se il prodotto va a finire anche dove poi andremo a mettere il blush, quindi portatelo il più in alto possibile. Il principio è che ovviamente aggiungere degli scuri significa cancellare, aggiungere dei chiari significa evidenziare, quindi è esattamente come disegnare, significa creare dei chiaroscuri sul viso. Sto andando a sfumare la linea netta che si è creata dello scuro all'interno del mio fondo, quindi sto usando una Beauty Blender. E come vedete anche dall'altra parte tiro una linea che scende verso il basso e poi improvvisamente risale verso il naso, per dare appunto questa impressione di zigomo alto. Ovviamente il contouring sarà più o meno accentuato a seconda che il vostro viso abbia gli zigomi molto alti o no, ed anche il colore va scelto in base al proprio sottotono di pelle, tranne ovviamente che per scelte o ragioni puramente artistiche. Con lo stesso prodotto ne prendo poco poco con il dito e lo vado ad applicare sul naso. Perché? Perché qui voglio correggere le cose che a me non piacciono del mio naso, quindi è ovviamente una questione di gusto, non seguite uno schema predefinito per fare il contouring al naso come vale per il resto del viso, ognuno deve seguire i propri gusti e la propria forma del naso e del viso. In questo caso io sto cercando di snellire, un po' di accorciare la punta del mio naso, che è la zona che diciamo mi piace di meno, quindi metto un po' di scuro nelle zone laterali e un po' di scuro al di sotto del mio naso per farlo sembrare più sottile e più corto. Sul naso applicate veramente poco prodotto, altrimenti il risultato non è esattamente bellissimo. Con il mio correttore, che già avevo in parte applicato ma vado a ribadire, vado a disegnare una linea, diciamo, di luce, quindi disegno il mio punto luce sul naso, non arrivo proprio fino alla fine della lunghezza del naso, appunto per non riaccentuare la sua lunghezza. E lo vado a sfumare con le dita. Sempre con il correttore, ripasso la zona delle occhiaie, anche se lo avevo già fatto in precedenza, ma voglio ricreare appunto il punto luce sopra lo zigomo che dia quell'effetto ottico appunto di zigomo sollevato. Questo perché? Perché ovviamente la luce riflette le superfici che sono orizzontali o comunque diagonali, e quindi il fatto di aggiungere questo punto luce dà l'idea che lo zigomo sia rivolto verso la luce, quindi che sia quasi orizzontale. Sto tamponando anche vicino al naso,
quindi tampono vicino al naso, sotto gli occhi e verso l'esterno. Sto andando a mettere il correttore anche sul mento e sulla fronte. Nel mio specifico caso, in cui il mio mento è molto pronunciato, quindi è già colpito dalla luce, e la mia fronte è molto ampia, ne metto molto poco. Se avete una fronte piccola e un mento piccolo, potete mettere più luce rispetto alle ombre. Adesso vado a fermare tutto con la cipria in polvere, la vado ad applicare con una piccola beauty blender, quindi una mini beauty blender sotto l'occhio e nei vari punti che penso che nell'arco della giornata possano rovinarsi o comunque diventare più oleosi dato il mio tipo di pelle. Anche questo è una tappa che si può saltare se la vostra pelle è secca. Se la vostra pelle è secca potete passare direttamente allo step successivo e spolverare un po' di cipria con un pennello su tutto il viso. La fase successiva è andare a ribadire tutto il lavoro fatto ma con le polveri, quindi sto usando la mia palette di contouring in polvere, i colori sono abbastanza freddi tranne qualcuno, vado a scegliere questo marrone un po' più chiaro e ribadisco appunto il colore che ho messo prima sotto lo zigomo. La dinamica è la stessa, quindi creo questa specie di virgola che poi sfumo con dei movimenti circolari verso l'alto. Stessa cosa dall'altra parte. Ho scelto un colore leggermente più caldo, ma semplicemente perché mi piace il contrasto tra magari il mio sottotono del trucco che sarà più freddo e invece questo contouring un po' più caldino. Vado a fare la stessa cosa sul naso, sempre sul naso pochissimo prodotto, e nel mio caso vado a mettere il contouring anche in buona quantità sotto il mento. Perché? Perché il mio viso è molto lungo, quindi voglio ridurre la sua lunghezza e anche la sporgenza del mento. Ovviamente se avete un viso tondo o comunque un viso corto, questo step può essere tranquillamente saltato o comunque potete utilizzare meno prodotto. Sto anche un po' stringendo la mia fronte e come vedrete l'andrò anche un po' ad accorciare applicando il prodotto alla base dell'attaccatura dei miei capelli. Anche qui, se avete la fronte bassa, saltate questo step. Con un colore più freddo e molto più scuro, ma questa è solo una questione artistica, quindi questo step non è necessario. Sto andando a ribadire il mio contouring allo zigomo, ma semplicemente perché mi piace questo effetto leggermente grigiastro che appunto poi si andrà ad intonare ad un ipotetico trucco freddo. Con un altro pennello vado a prendere questo colore che non è assolutamente un bianco ma deve essere un colore un po' giallino, quindi un po' color banana, e vado a ribadire i miei punti luce, quindi sotto gli occhi, il mento, molto poco se il mio mento è già sporgente, qualcosa anche nella parte superiore del labbro e la fronte. Potete metterne di più ovviamente se la vostra fronte è molto piccola, come dicevo prima. Lo vado ad applicare col dito anche sul naso. Prendo un altro pennello, il mio pennello da blush, vado ad applicare il mio blush, fingo un sorriso di circostanza e lo applico lì dove si gonfiano le guance e poi lo striscio verso l'alto, quindi un po' seguo la traccia che ho creato con il mio contouring. Anche questo aiuta a sollevare lo zigomo. Sfumo tutto quello che ho creato con la mia beauty blender. Spero che questo video vi sia stato utile, un bacione, ciao ciao!